indietro non si torna, se abbiamo dimenticato qualcosa rimane dimenticato. A destra, sulla via Postumia. Buongiorno dai due in cammino, sveglia presto perché oggi minaccia temporale, per cui cercheremo di arrivare prima del temporale. E colazione, la mattina in ostello, ci siamo solo noi perché tutti gli altri dormono. Sono le 6:10 e siamo alla Basilica Patriarcale, come vedete oggi è deserta e stiamo iniziando la Postumia. Sì, più che altro sono accaldato perché c'è un'umidità pazzesca. Stiamo sudando come dei disperati. Stiamo sudando di tutto quello che potevamo sudare. Se fosse stato aperto saremmo sbucati da lì perché abbiamo percorso il viale del parco fluviale romano. E ora? E ora ci sono i lavori. Questo ieri non ho guardato e adesso la gallinella con tutti i pulcini. Li abbiamo visti i pulcini, ciao. Stiamo facendo una deviazione perché il percorso è bloccato dai lavori. Avremmo dovuto arrivare di lì, ma siccome c'erano i lavori abbiamo fatto 700 metri di deviazione arrivando da qui per farne 100, ma ora siamo di nuovo sulla Postumia. Ti stiamo pensando, Vitiello. Penso che fino a Cervignano sia così la Postumia. E tiriamo fuori i piattoni. Tiriamo fuori i piattoni, se no siamo su una sterrata in mezzo ai campi, mi piace. E l'acqua non si sente tantissimo. Sì, perché stiamo andando veloci per generare vento apparente per raffreddarci, no? Come se fossimo delle barche a vela. Comunque sai chi mi manca in questo momento? Chi ti manca? La sua sorella, perché a quest'ora sarebbe arrivata là. Vabbè, tu vuoi soffrire con mia sorella che ti fa tenere i 6 km all'ora per tutta la tappa. Sono qui su questo bel sentiero erboso costeggiato da 2 fossi con la vegetazione, il cane palustre, vedete, e oltre sia a destra che a sinistra ci sono i vigneti, per cui in questo momento stiamo pensando intensamente a Graziano, l'amico pellegrino con cui l'anno scorso facemmo la via degli Abati, che tra l'altro sarebbe calato dal fossato per andare a assaggiare l'uva, però in questo caso gli andrebbe male perché è ancora indietro l'uva. Qui stiamo camminando lungo la roccia Candeletis, che poi è la stessa che passa a Aquileia, e gli insetti si stanno mangiando vivi. Vabbè, dai. E qui giriamo verso Terzo d'Aquileia, vedete la freccia sul parapetto del ponte, di là Terzo d'Aquileia, il fiume Terzo. Che scorre verso il mare, perché in quella direzione c'è Aquileia, ma dopo Aquileia c'è Grado, che anticamente era il porto di Aquileia. Vicina la chiesa di Terzo d'Aquileia. Piegati dal vento. No. Domanda, stiamo facendo un pezzo di via Francigena nel Pavese o stiamo facendo la prima tappa della via Postumia? Perché qui è tutto identico alla Francigena e al Pavese. Grano turco, sterrata tra i campi, fossi con l'acqua, per cui finora non possiamo lamentarci, è molto tranquillo, è carina. Prima di entrare a Cervignano c'è il parco scout con una fresca fontanella che ci dicono essere potabile. Noi abbiamo bevuto, via Robert Baden-Powell. Ciao cagnolino, ciao, sei un labrador nero come il mio vecchio noxino. Ciao, che carino. Ciao. Un po' delle coccole.
Siamo arrivati a Cervignano, dove siamo arrivati ieri in treno. Abbiamo messo 10 km. Vabbè, siamo messi 10 km. Questo è il fiume Ausa e ora ci dirigiamo verso il centro e usciremo dalla parte nord in direzione di Aiello del Friuli e poi Palmanova. Cervignano del Friuli, lungo il fiume Ausa c'è una panchina e là c'è una bella fontanella. Una gioia. L'abbiamo già inaugurata, l'acqua freschissima, dovrebbe essere l'unica qui a Cervignano. Pausa banana, ce l'hai fatta ad aprirla, Adesso mangio anch'io che ho fame. In realtà c'è già una seconda fontana lavatoio sempre lungo il fiume. Queste due fontanelle sono sul percorso e sono abbastanza vicine tra di loro. Ci sono anche le panchine se dovete fare una sosta come abbiamo fatto noi. Là noi attraverseremo il ponte. Sempre percorrendo la via Giulia Augusta siamo arrivati a Strassoldo, il paese dei super ricchi. Penso con un nome così saranno solo persone ricche a Strassoldo, no? No? Vedremo, ci faranno entrare. Il fiume Taglio a Strassoldo. Allora, questo deve essere il parco del castello di Strassoldo, però io non ho visto tracce del castello sulla mappa, vediamo se è rimasto solo il parco. Borgo rurale di Strassoldo e castello di Strassoldo di sopra. Se aveste continuato dritti su quella strada avreste accorciato di 3 km circa, però non sareste passati da Aiello del Friuli come facciamo noi, sperando che quelli là in fondo non siano altri lavori che ci precludono il passaggio. Vediamo, il tempo sta cambiando, per adesso si limita a un venticello fresco, ma stanno arrivando dei bei nuvoloni scuri là in fondo, vedete. Vediamo se possiamo evitare di usare i ponci. Il progresso è una bella strada di cemento in mezzo ai campi e alle vigne. Ecco, per noi che stiamo facendo un cammino forse un passo indietro, però per chi lavora qui magari è un qualcosa di utile. Tu che ne pensi? Sì, ottimo. Siamo noi che siamo viziati come camminatori? No, ma in realtà noi facciamo tanti piattoni asfaltosi, drettoni, quindi... No. Qua il fiume Ausa che abbiamo trovato a Cervignano e si sente tuonare, yuhu! Siamo a 2,4 km dal centro di Aiello. Lampo. E là a Cervignano sta già piovendo. Vediamo se riusciamo ad arrivare a Aiello e a ripararci per far passare il temporale. E se no niente, ponci. Ci stiamo riparando sotto il castello di Bona Urbanis. Intanto che magari diminuisce la furia degli elementi, perché oltre l'acqua c'è un vento, guardate che roba. La gnometta bagnata, la gnometta fortunata. Ok. Questo è il centro di Aiello, mi sa che non andremo a scoprire gli altri due castelli. Ha smesso di piovere da 5 minuti e fa già caldo. È incredibile che se avesse iniziato a piovere 250 metri più in là, noi avremmo trovato subito riparo, non avremmo avuto neanche bisogno di mettere i ponci, avremmo aspettato che spiovesse e invece pazienza. Vabbè, Vabbè, il cammino è anche questo.
Guardate quanti cipressi, il cimitero, non so se è quello di Ioannis o Joannis, non so come venga pronunciato qui. Non hanno neanche il cancello, è sempre aperto, è accogliente. Ci sono tante credenze popolari in cui i cimiteri vanno circondati da mura e cancelli, non per tenere fuori i vivi, ma per tenere dentro le anime dei morti inquieti. Perché l'anima vede il cancello e Vabbè, ci sono credenze popolari sparse un po' dappertutto al riguardo, per cui proprio anche i cancelli fisici sono una barriera anche pensa nel regno spirituale. Poi chi ci vuol credere ci crede. Poi noi intanto camminiamo, noi crediamo nel cammino. Acceso. Lì il monumento è caduto in prima e seconda guerra mondiale, e anche qua penso siano ancora molto sentiti, perché il fronte non era poi così lontano. Oh, qui la freccina è sulla roccia. Comunque per ora il cammino è abbastanza semplice da seguire. Può essere meglio controllare le tracce, soprattutto quando si è in mezzo ai campi senza nessun palo o superficie su cui sia possibile trovare delle frecce. Allora lì le tracce GPS vengono in aiuto. Oh, attenta, qui finisce il limite di velocità di 70 all'ora, per cui puoi andare più veloce. Dai, vai a 80 all'ora. Arriviamo a Palmanova camminando in mezzo ai girasoli. Quello là è il bastione Villa Chiara e noi entreremo per la Porta Aquileia. È anche logico perché proveniamo da Aquileia, da questa direzione. La pellegrinetta è là, ce l'ha fatta. Saluta! Palmanova, Porta Aquileia. Si è arrivati in Piazza Grande. Il Relive dice 32 km tra la deviazione per lavori in corso e visite varie. 32 km camminati da Aquileia. Oh, ci sarà un posto all'ombra qui, è tutto al sole, tutto al sole. Porta Udine, come previsto. Lì c'è ancora il meccanismo del ponte levatoio, come vedete. Tutta questa vabbè. Qui c'è anche la caditoia per far andare giù l'olio bollente sui nemici che fossero riusciti a arrivare alla porta. Andiamo giù a fare un giro nel parco. Pericolo di caduta, anello misto panoramico e anello basso del fossato, che serviva a portare l'acqua del fosso della Palma dentro la città. La cascata. Sta piovendo comunque, però
semaforo del 1600 fatto dai veneziani, infatti è vetro di Murano quelli lì, mica è un faro a LED. Allora com'era De Fosco? Oh, sto mangiando. E il pesto friulano? E non è friulano. Con le tipiche tagliatelle all'uovo friulane? Ma allora, No, non è tipico. non lo so, penso Guarda- proprio di no col pesto. Ma poi ho preso la gubana come dolce. Cioè? Un dolce, con uvette che a te garbano tanto. No, non ho preso la gubana. No, no, no.